Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale Napoli-Bologna. Oggi alle 18 andiamo a vedere le probabili formazioni per il match che ci aspetta oggi, partita abbastanza difficile, e faremo anche il punto della situazione per questo ottavo posto, perché ragazzi io la conference la voglio giocare, ci voglio andare in conference e voglio vedere il Napoli l'anno prossimo giocare ogni 3 giorni, che sia il giovedì, il mercoledì, non interessa. Ad oggi facciamo un po' il punto della situazione e diciamo ma forse è meglio per ricostruire una competizione con la Coppa Italia, forse abbiamo più tempo e modo di risalire come si deve. Non è una scienza esatta e né tantomeno ci siamo abituati, perché credetemi, poi oggi la possiamo pensare così, ma arriviamo a settembre che cominciano le competizioni e ci farà molto strano e ci farà mangiare le mani a morsi non vedere il Napoli poi nell'infrasettimanale, aspettando una volta a settimana di vederlo giocare. Non è una condizione che preferisco e né tantomeno voglio, quindi questo ottavo posto mettetevelo bene qua, cari calciatori del Napoli, bisogna andarlo a prendere ed è ancora tutto e dico tutto nelle mani del Napoli per quanto riguarda gli scontri diretti, un arrivo a pari punti. Andremo a vedere i criteri per quanto riguarda un possibile arrivo a pari punti, che non deve succedere, situazione che non deve assolutamente succedere perché siamo abbastanza rovinati, ma chiudiamo questa parentesi e andiamo a vedere le formazioni. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti, andatevi ad iscrivere anche al canale di Mauro Telecronache Napoli, perché dalle 17 alle 18 saremo nel prepartita sul suo canale e poi dalle 20 in poi reazioni a caldo e post partita sul mio di canale palinsesto completo. Allora, andiamo a vedere prima le formazioni, perché c'è un forfait in casa Napoli per quanto riguarda Mario Rui alla gonalgia, o meglio, termine medico per definire la sintomatologia dolorosa localizzata in uno o più parti del ginocchio. Quindi Mario Rui non sarà del match. La formazione del Napoli dovrebbe essere questa, salvo forfait dell'ultimo minuto: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus Olivera, Anghissalo, Botka, Caiust, Politano, Osi, Kvaratskhelia. Ci si affida a quest'undici tra virgolette titolare, che non ti ha garantito né continuità di prestazioni né tantomeno di risultati, quindi non gioca nessuno dalla panchina, si continua con questa formazione tra virgolette tipo, ma di tipo non c'è proprio niente, perché non ti garantisce assolutamente un bel niente. Ma vedremo poi come andrà a finire la partita. Il Bologna, sempre salvo affaticamenti e cambi dell'ultimo minuto: Skorupski tra i pali, Posch, Beukema, Calafiori e Christiansen, Freuler, Orsolini, Ebischer e Fabian, Salemekers e Zirkzee. Formazione di tutto rispetto, pericolosissima come squadra. Dobbiamo fare attenzione soprattutto su quella zona di sinistra dove militano Juan Jesus e Olivera, che vanno a zonzo, non è che a destra poi siamo diciamo Sergio Ramos e Carvajal, non è che a destra siamo poi coperti alla grande, ma a sinistra facciamo un tantino più acqua del solito, anche se con Olivera dovremmo essere difensivamente più competitivi, ma non lo siamo stati nemmeno nella partita scorsa. Andiamo a fare il punto per questo ottavo posto. Allora, questo ottavo posto ci mettiamo la classifica qui: 50 la Fiorentina con una differenza reti di più 12, al nono posto 51 il Napoli, ottavo con la differenza reti di più 9, settima la Lazio 56 punti con una differenza reti di più 8. Vi dico la differenza reti solo perché il terzo criterio nel caso di arrivo a pari punti, non dobbiamo arrivare a pari punti. Questa è la zuppa, diciamo, generale, e l'unica cosa da poter fare. Il Napoli deve vincerle tutte e tre. E vi spiego perché. 51 più 9, le tre vittorie, vai a 60. In queste tre vittorie c'è lo scontro diretto con la Fiorentina. La Fiorentina ha 4 partite da giocare: Monza in casa, Napoli ovviamente in casa, il Cagliari fuori e l'Atalanta la partita di recupero. Sono 12 punti. Togliendo i 3 punti che dovremmo far noi nello scontro diretto, la Fiorentina, se le vince tutte e tre, va a 59. Tu sei a 60. Tolto il dente, in questo caso, tolto il dente, mo ci vuole, tolto il dente, tolto appunto il dolore e la sofferenza,
non serve fare i conti nell'arrivo a pari punti, sei sopra di uno e vai ottavo e stacchi il biglietto per la conference. I criteri, diciamo nel caso di arrivo a pari punti, cosa che credo non succeda, ma andiamoli a vedere. Il primo criterio sono i punti fatti negli scontri diretti e quindi il Napoli nel caso dovesse arrivare a 60 punti con la Lazio pari merito, sei già dietro i biancocelesti di Tudor avendo fatto 0-0 e 2-1 negli scontri diretti, quindi la Lazio è avanti al Napoli. Il secondo criterio la differenza reti negli scontri diretti, il terzo criterio la differenza reti generale, il quarto sono i gol fatti totali e il quinto sarebbe il sorteggio, ma non ci si arriva perché comunque ci sono condizioni per non arrivarci al quinto punto. Nel caso il Napoli, che ne so, fa tre pareggi, la Fiorentina fa una vittoria, un pareggio e due sconfitte, arriviamo a 54 pari tutte e due, bene, 54 punti, vai a casa per il semplice fatto che negli scontri diretti con la Viola hai perso 3-1 all'andata, quindi avresti una differenza di punti negli stessi scontri diretti, per cui la Fiorentina va a finire davanti a te. Poi se dobbiamo fare anche i ragionamenti, il nono posto, se la Fiorentina vince l'Atalanta così non arriva colì, per me il Napoli deve arrivare ottavo e deve vincere le tre partite. È un obiettivo che non voglio dire si può fare, visto il Napoli di quest'anno, perché non si può fare un bel niente, però non hai vinto tre partite di fila da inizio anno, potresti anche farlo, questo esploit finale per darci almeno una gioia a noi tifosi che stiamo sbraitando e ci stiamo dannando da inizio anno appresso agli scontri diretti, appresso alla partita che viene. No, ma ci riprendiamo, la prossima non preoccupiamoci, andiamo fuori casa, poi giochiamo in casa, no, qualcosina si può fare di meglio, non è ancora detto tutto. Siamo arrivati a 3 giornate dalla fine, vista la mediocrità del campionato italiano per quanto riguarda la zona coppe. Non voglio parlare dei primi due posti e tre posti, perché comunque i punti li hanno fatti. Comunque 66 la Juve, 64 il Milan, sono inarrivabili a 3, 4, 5 giornate dalla fine. Comunque non puoi pretendere di recuperare 10-15 punti su una concorrente, però la zona Europa League e Conference è ancora tutta lì ed è ancora tutta nelle mani del Napoli, perché vincendo le tre partite sei ottavo matematicamente, perché hai lo scontro diretto con la Fiorentina, gli togli 3 punti, la Fiorentina ha 4 partite, ne fa 9, va a 59, tu sei a 60 e immeritatamente, ripeto, immeritatamente avresti anche staccato il biglietto per una Conference League che non l'abbiamo mai giocata in primis, quindi io per, diciamo, curiosità l'andrei anche a fare, perché tutti dicono sì, ma campi di patate, squadre strane, è una competizione lunga, ti porta via tanto tempo, tante energie. Per me tu devi giocare una coppa ed è un infrasettimanale, quindi che tu giochi di giovedì, di mercoledì, che poi giochi di giovedì e ti mettono a giocare di lunedì o di domenica sera, per me varia ben poco. Sono atleti e vanno allenati, vista l'Atalanta di quest'anno che a livello fisico ha avuto pochissimi cali, ad esempio, cioè, se ci si allena come si deve puoi avere qualche calo tra gennaio, febbraio e marzo, ma tutto sommato la stagione la devi portare comunque a casa a livello atletico e fisico. Poi i risultati saranno una conseguenza del tuo livello appunto fisico, per come stai durante l'anno e nell'arco della stagione. Quindi io sono qui quest'oggi a tifare per la vittoria contro il Bologna del 18, è quello che devo per forza augurarmi per cercare di andare avanti e crederci fino a fine campionato per questo ottavo posto. Io personalmente non snobbo assolutamente la Conference,
ma non credo che possiamo arrivare in Europa League e giocarci poi il settimo posto addirittura, perché la Lazio tra Empoli, Inter e Sassuolo 4 punti credo che li faccia tranquillamente e si porta a quota 60 e noi siamo già fuori, quindi possiamo giocarci solo l'ottavo posto con la Fiorentina. Vinci con la Fiorentina lo scontro diretto e siamo tutti felici e contenti, ovviamente andando a vincere la partita con il Lecce, perché solo questo vi dico e chiudo, tra le 3 partite la prestazione che il Napoli potrebbe steccare, parlo di prestazione e partita apatica, è proprio quella con il Lecce all'ultima giornata, perché il Napoli sì, ha perso gli scontri diretti e anche malamente con tante squadre quest'anno, però comunque un tantino di rivalsa, un tantino di orgoglio nelle partite contro squadre più attrezzate. In alcuni momenti, non dico in tutto il match, è uscito anche fuori perché comunque ti rendi conto che ti stai giocando una partita contro una squadra alla pari o diciamo un tantino inferiore, tu sei anche superiore a livello tecnico sulla carta e perdi, ti scatta quella molla di voler un attimo vedere di mettere le cose a posto in quel tipo di partite ed ecco che arriva il magone quando leggo Lecce all'ultima giornata, augurandoci che il Lecce faccia un cammino positivo nelle prossime 2 e arrivi all'ultimo match matematicamente in Serie A. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona giornata. Ci vediamo più tardi sul canale di Mauro, Telecronache Napoli alle 17. Non dimenticate, segnatevelo e la live è già settata, potete già andare a salvare il link dalle 20 in poi su questo canale. Post partita, post match, analisi a caldo, vi aspetto anche lì nei commenti. Ciao!